Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di giugno 2026. Amici del cancro, abbiamo la carta degli amanti. Quindi devo dire che può essere un periodo ricco di amore, non necessariamente deve essere l'amore per qualcun altro, quando c'è la carta degli amanti si può anche parlare di amor proprio, di amore per se stessi, però di solito è diciamo un archetipo che parla di amore corrisposto, di un qualche tipo di equilibrio in una relazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare all'indirizzo email e sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alle tarot pratiche del 6 giugno, il link al corso di approfondimento delle famiglie reali e quello per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un asso di spade. Abbiamo la giustizia, la temperanza, un 2 di spade, il sole, abbiamo il matto e un 6 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico del periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché appunto la leggerò come se foste single. Se però avete qualcuno in testa, non importa il tipo di relazione che vi unisce, andiamo a vedere in un secondo momento l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Allora, questo asso di spade, è già uscito un 4 di bastoni e un 5 di pentacoli. L'asso di spade dunque può definire o come un momento che c'è stato prima e un momento che viene dopo, perché la spada è una carta che taglia, ed è una carta che parla anche di qualche verità che potrebbe venire a galla. Io credo che qualcuno di voi qui voglia, con questo 4 di bastoni, per qualcuno si può trattare di trovare, diciamo così, la persona ideale, la persona con la quale creare una stabilità. È come se arrivasse una certa chiarezza mentale. Vi dico, potreste anche con questo asso di spade chiacchierare semplicemente con qualcuno che vi faccia come vedere le cose da una prospettiva più ampia, da una prospettiva diversa. Diciamo che c'è anche un 5 di pentacoli, è come se fosse ora di tagliare con questi sentimenti di carenza di cui ci parla il 5 di pentacoli. Andiamo a vedere la giustizia. Sette di bastoni, morte e di nuovo un asso di spade. Guardate ragazzi, con la giustizia si può parlare di qualche contratto, di qualche accordo che potrebbe essere comunicato con questo asso di spade. Ce l'avete 2 volte, quindi secondo me all'inizio di giugno
È un periodo dove ci saranno come delle novità. Per qualcuno questa giustizia può far riferimento a un qualche tipo di accordo, contratto, foglio o questione burocratica che potreste dover affrontare all'inizio di giugno e con queste due carte però, con l'asso di spade e la morte, sento che è come primo per tutelarvi, secondo è come una definizione, anche qui di nuovo sento come un prima e un dopo, anche perché c'è la morte. Io credo che, allora, per un gruppo piccolo di persone potrebbe esserci un tema con una casa, con una residenza. Magari siete single da poco e avete bisogno di cercare casa vostra per staccarvi dalla persona dalla quale vi siete separate emotivamente. Vi dico questo perché abbiamo due assi di spada e la morte all'inizio, quindi secondo me un qualche tipo di cambio, di lutto, di trasformazione c'è stata o sta per esserci. Andiamo a vedere la temperanza. Asso di pentacoli e giudizio. Io credo che ci sia voglia di stare bene, voglia di star tranquilli, voglia di dedicarsi ad altro, mi viene anche da dire, di iniziare nuovi percorsi, per qualcuno potrebbe essere di iniziare una nuova relazione, uscendo da questo 5 di pentacoli che comunque è una carta di delusione. Secondo me c'è un tema con una casa, un trasferimento, qualche tipo di residenza. Andiamo a vedere il 2 di spade. Regina di coppe, fante di bastoni e re di pentacoli. C'è una sorta di indecisione ad un certo punto, a metà periodo. Può essere che qualcuno si chieda se sta facendo la cosa giusta oppure no. Vi dico, ho anche la sensazione che per qualcuno possa esserci come una speranza di poter riallacciare una relazione, una conoscenza, un'amicizia del passato. E questo 2 di spade mi dice che c'è un po' di indecisione su che strada prendere, cioè se, diciamo così, rivolgersi verso qualche cosa di nuovo o se continuare a nutrire delle speranze per questa persona del passato. Non è che veda un grande passato, a parte il giudizio, cioè c'è solo questa carta che per adesso mi parla di passato, però io ho come la sensazione che ci sia stato un momento della vostra vita dove stavate meglio di adesso e quindi è come se lo ricordaste, come se, non lo so, state cercando di ricreare quella stabilità. Andiamo a vedere il sole. Abbiamo un 3 di pentacoli e il re di spade. Sì, ragazzi. Allora, in questa zona della lettura sento che potreste partecipare o essere coinvolti in qualche modo in un progetto. Vi dico che per qualcuno, per chi avesse quel tema della casa di cui vi parlavo, a giugno potrebbe esserci come questo nuovo inizio a livello di ristrutturazione, a livello di trasloco, anche se non lo vedo tanto, sento più come un la metto a posto o devo cercare casa e in tutto questo potreste conoscere questo re di spade, il quale o la quale, è un archetipo ovviamente, può trasformarsi in una bella amicizia con questa carta del sole, ragazzi.
Andiamo a vedere il matto, perché qui il matto mi dice che inizia come una nuova avventura. E questo 2 di spade io me lo spiego perché qua abbiamo 2 re e una sola regina per adesso. Quindi io ho come la sensazione che potrebbe esserci una persona, diciamo, del passato, che è quella con cui state cercando di chiudere. Se avete già chiuso fisicamente con questa persona, cioè magari non abitate più insieme, piuttosto che non vi sentite più, potrebbe esserci ancora qualche tipo di legame a livello energetico. Sapete che quando si frequenta tanto una persona, anche con gli amici o con i parenti, e funziona, si creano come dei fili energetici da una persona all'altra che vanno interrotti nel caso di rotture di matrimonio, rotture di coppie, di partnership, collaborazioni anche. Andiamo a vedere ancora una carta per il matto. Allora, asso di coppe, 8 di bastoni e 4 di pentacoli. Io sento che per questa persona potreste sviluppare un certo tipo di attaccamento, più che tutto perché penso che vi troverete a livello mentale. Sarà molto stimolante questa persona, magari a livello di idee, a livello di parlare, di chiacchiera, di esprimersi. Potrebbe anche essere una di quelle persone con le quali parlare e improvvisamente vi sentite capiti. E devo dire, ragazzi, che secondo me potrebbe iniziare qualche cosa di interessante verso la metà di giugno. Andiamo a vedere il 6 di spade. 8 di pentacoli. Diavolo e sacerdotessa. Datemi ancora una carta per questo diavolo. Nove di pentacoli. Sì, allora, voi qui avete un certo attaccamento con questo 4 di pentacoli o potrebbe essere come se entraste tipo in modalità protezione. Giustamente, se arrivate da questa morte, dalla giustizia, dal 5 di pentacoli, vi sento come prudenti. Questo non vi impedirà di lanciarvi con questa nuova persona che potrebbe entrare nella seconda settimana di giugno. Allora, per qualcuno, come vi dicevo, potrebbe essere un collaboratore, cioè, ipotesi, state sistemando, ristrutturando casa, potrebbe essere il geometra, l'architetto, il muratore, l'idraulico, non so, qualcuno per lo stile. È una persona con la quale, diciamo, condividerete una certa quantità di tempo durante la giornata o durante le giornate, cioè vedo come se fosse una cosa ripetitiva il fatto che dobbiate vedere questa persona e quindi da lì può effettivamente nascere qualche cosa. Io non vi sento tanto propensi, anche se qui c'è la carta degli innamorati, ve lo dico sinceramente, però non vi sento tanto propensi a fidanzarvi, però anzi in questo caso, vedendo anche il 9 di pentacoli, che è un po' uno degli archetipi, uno degli arcani minori che rappresenta l'archetipo degli amanti, sento che qualcuno di voi potrebbe pensare a sé, cioè va bene la conoscenza, va bene vedersi, va bene ridere, scherzare. Sento che è una cosa abbastanza agli inizi per qualcuno, quindi ehm, potrebbe anche essere un collega di lavoro. Però poi da lì a dire che partirete per la tangente, infatti, rimarrete proprio sulle vostre, ve lo dico. Ehm, passerete del bel tempo insieme. Vi dico che con questo matto, per qualcuno si tratta di una storia, di una avventura, di una storiella, di una... sì, di un'avventura, ragazzi. Qui qualche cosa può iniziare, volente o nolente. L'unica cosa è che c'è questo asso di coppa al contrario, ma è abbastanza plausibile perché appunto essendo una nuova conoscenza
diventa difficile innamorarsi con così poco tempo di frequentazione. Può essere una futura, una potenziale infatuazione. Allora, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse e la confrontiamo poi con le vostre carte. Tenete presente che questa è una di 4 letture che andrò a pubblicare per il 2026. Ce ne sarà una sulla crescita spirituale, una sull'amore e le relazioni in generale e l'altra sul lavoro e l'economia. Re di spade, 8 di pentacoli, 5 di pentacoli, tutte energie che avete anche voi, 4 di spade, 3 di pentacoli, 6 di spade, le avete tutte, a parte il 4 e 7 di coppe. 5 su 7 sono doppie, ragazzi. Ok. Allora, per darvi un senso di orientamento, per chi anche fosse single, i segni zodiacali coinvolti potrebbero essere Bilancia, Sagittario, Leone, anche Gemelli e Acquario, per la persona nuova. E se voi appunto siete in relazione, beh, un po' gli stessi segni, potrebbe esserci anche Capricorno, Scorpione. Ok, andiamo a vedere questo Re di Spade. 3 di coppe e 4 di coppe. Questa persona potrebbe essere un po' fredda agli inizi del periodo. Vi dirò, vedendo le carte in verticale, qui potrebbe esserci una comunicazione che arriva a inizio giugno che vi porta una delusione. Questa comunicazione potrebbe essere che questa persona non è da sola, cioè potrebbe avere una ex, un ex o comunque un'energia che ronza intorno. Ora, che a questa persona non interessi, d'accordo, però questo non nega il fatto che ci siano come delle mosche volanti. Andiamo a vedere l'otto di denari. Re di bastoni e cavaliere di coppe. Io sento che questa persona potrebbe essere presa da voi, ragazzi. È come se avesse voglia di intraprendere una relazione, è come se avesse... C'è un cavaliere di coppe, io sento che potrebbe arrivare una proposta molto allettante. Potrebbe essere una proposta di accordo, considerato che voi qui avete la giustizia, una proposta di ricominciare da capo, e ve lo dico perché c'è morte e asso di spade. E devo dire che questa persona è ben propensa, Adesso dipende dalla realtà di ognuno. Siete tanti, cercate di adattare voi la lettura. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli perché io ho come la sensazione che sia 9 di coppe. Che questa persona vorrebbe non avervi deluso, come questa sensazione. E cavaliere di spade. Io credo che questa persona possa sentire un vuoto quando voi non ci siete. Guardate, vi dico, qui ci sono 3 assi e la morte e una giustizia in mezzo. Io ho come la sensazione che sia un reinizio per molti di voi, ma con nuove regole, più in equilibrio, visto che qui abbiamo la carta degli amanti. E c'è anche questa offerta, infatti qui vediamo la comunicazione. Secondo me qualcuno verrà a dirvi no, senti, mi dispiace per come è andata, riproviamoci, o non volevo comportarmi così, ehm,
cerchiamo di risolvere la situazione. Andiamo a vedere questo 4 di spade. Sacerdotessa e luna. Allora, questa persona sento che ha le migliori intenzioni, ragazzi, per ricominciare, per riaprire un dialogo. Il problema qual è? Che con questo 4 di spade, la sacerdotessa e la luna, è come se non avesse ancora bene le idee chiare. Il 4 di spade è una di quelle carte che indica un isolamento, che secondo me, essendo al contrario, la persona non ha intenzione di prendersi. Voi siete qua in una fase di dubbio, di bivio, di valutazione, però potrebbe anche essere che l'altra persona non faccia lo stesso tipo di valutazioni che fate voi, ma semplicemente si limiti a pensare a quanto stava bene con voi, a quanto era appagato quando stavate insieme, quando vi frequentavate, quando dormivate insieme. Però è anche vero che ha la carta della luna, quindi c'è un qualche cosa, un qualche lato della medaglia che questa persona non sta osservando. Poi abbiamo 3 di pentacoli, quindi si può parlare di qualche progetto in comune, asso di coppe e 6 di spade, cioè è incredibile come siete proprio sintonizzati sulla stessa frequenza. Quindi con questo asso di coppe potrebbe esserci un inizio, un innamoramento. Diciamo che, guardo, voi avete il sole qua sopra, può essere l'inizio di una bella amicizia col cuore. Sapete, l'asso di coppe e il sole mi parlano di una relazione pulita, di una relazione genuina, trasparente, di quelle dove ci si può fidare. Io sento che avete tanta connessione mentale con questa persona. E vi dico che per smuovere un pochettino le cose bisogna parlare chiaro. Sento che già in un certo senso si farà all'inizio del periodo, però avendo tutti e due il 6 di spade ci sono come delle credenze limitanti, dei pensieri che potrebbero un po' bloccarvi. Andiamo a vedere il 6 di spade. 9 di spade e 3 di spade. Io credo che questa persona abbia sofferto abbastanza in passato, non so se per voi o per le sue vecchie esperienze. Però c'è una parte mentale un po' pesante di questa persona che ha bisogno di lasciare indietro e lo rivedo anche un po' qui con questo 5 di pentacoli. Cioè, andiamo a vedere il 7 di coppe. Morte e 4 di bastoni, cioè 4 di bastoni e morte. Io sento, ragazzi, che si rigenererà la relazione o questa situazione. Per qualcuno qui il tema potrebbe essere quello dei figli, ok? Perché qui abbiamo un asso di coppe, qui abbiamo il sole, il 3 di pentacoli, quindi qui c'è anche il matto, qui c'è un altro asso di coppe, quindi per qualcuno qua si tratta di aprire il tema figli, o se per caso avete già figli insieme, sento che è come se ci fosse bisogno di trovare una condotta comune, un modo di comportarsi comune, una scelta, una presa di posizione comune nei confronti dei figli. Devo dire però, ragazzi, che con questa persona alla fine del periodo, morte e 4 di bastoni, secondo me c'è una regolarizzazione, c'è un ritrovare, secondo me. Qui avevamo 9 di pentacoli spiegato da 4 di coppe e un 5 di bastoni. Io sento che questa persona vuole trovare la pace, vuole trovare la stabilità, la serenità e con questo re di bastoni è pronto a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere questa pace, questo equilibrio, questa nuova solidità, mi viene da dire. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire ancora. Però, ragazzi, sembra un bell'inizio, una bella relazione che inizia
o che comunque diciamo è principalmente fondata sulla componente mentale e che poi nella seconda parte di giugno si sviluppa in qualche cosa dove potenzialmente c'è anche del cuore, c'è un inizio più concreto, insomma. O è come se si riuscisse, se per caso frequentate la persona da un po', è come se si riuscisse ad andare al livello successivo. Ok, allora questa carta vi parla di guardare delle foto di nostalgia di qualcuno a cui mancate o che vi manca e poi vi invita a creare nuove memorie, nuovi ricordi, nuove fotografie. Questo qui è uno dei con che io preferisco. Mu, che non è una mucca. E poi abbiamo la luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. Anche questa è molto bella. Allora, cominciamo da questa. La luce interiore, ovvero queste prese di consapevolezza, queste illuminazioni, questi momenti dove si comprende il disegno più grande, quando si riesce a fare questo, avete anche una sacerdotessa da qualche parte, eccola qua. Oh, ma ce n'erano due, sacerdotessa e mago, ragazzi. La sacerdotessa è colei che vede al di là della dualità, ok? È una carta che io sento molto collegata al terzo occhio. Il terzo occhio è la capacità di equilibrare il polo positivo e il polo negativo. Chi è abbonato al canale può capirmi perfettamente. Quindi, se io veramente voglio essere, diciamo così, al di sopra delle parti, non devo essere né lodata né biasimata, non devo essere né nel giusto né nello sbagliato. Ok? Quindi è come se vi dicesse, cercate di essere, di vedere la visione d'insieme, di non fermarvi al ho ragione, ho torto, perché qui comunque c'è un diavolo che mi parla di ego, però semplicemente guardate le cose da un punto di vista più ampio. E poi abbiamo questa carta che è Mu, la traduzione sarebbe Ni, cioè qualsiasi domanda voi possiate fare, questo con vi dice Mu, cioè la risposta non è né sì né no, anche lì. Guardate la visione più grande, invece che fissarvi su un lato o l'altro della medaglia, cercate di vedere la medaglia nel suo insieme, il valore che ha nel suo insieme. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti che a me piace sempre leggerli. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail oppure nella sezione degli abbonati trovate il percorso di crescita dove sì, tratto tutto il tema delle credenze limitanti, ma ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in tanti anni, decenni in realtà, di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate, sono 4, vanno viste in ordine cronologico di numero. Sostenete il canale con un like, un hype, il commento, l'iscrizione e la condivisione del video. Io non posso che augurarvi un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!